La terza tappa del nostro viaggio tra i centri di riferimento per la gestione dell'amiloidosi cardiaca ci porta nella città di Pisa. Proprio qui, infatti, presso il CNR di San Cataldo, ha sede la Fondazione Gabriele Monasterio, dove è attivo uno degli ambulatori più all'avanguardia in questo settore. In Toscana c'è un ospedale, la Fondazione Monasterio, dove si fa ricerca e cura mettendo il paziente al centro. Lo stabilimento madre è nell'area di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, San Cataldo a Pisa, una città che è culla di intelligenza e cultura, con una università generalista in cui la scuola medica è storicamente la seconda in Italia dopo Padova e le due scuole di eccellenza, la scuola normale superiore e la scuola Sant'Anna, in cui io e Claudio Passino insegniamo cardiologia. La Fondazione Monasterio è nata da una visione lungimirante di un grande fisiologo, Giuseppe Moruzzi, e due grandi clinici, il professor Monasterio, da cui prende il nome, e il professor Luigi Donato. L'idea di fare ricerca traendo le domande a cui dare una risposta dall'osservazione del paziente. Questa è la base per il nostro approccio a una malattia particolare, ritenuta rara sino a poco tempo fa, l'amiloidosi cardiaca, che invece sappiamo essere una malattia sottodiagnosticata. L'aumentata consapevolezza che l'amiloidosi cardiaca non è una patologia rara ci ha indotto negli ultimi anni a prevedere e a programmare un percorso di diagnosi e cura ambulatoriale per il paziente con sospetto di amiloidosi cardiaca. A San Cataldo, a Pisa, il nostro stabilimento ospedaliero, è nato l'ambulatorio per l'amiloidosi cardiaca, che è gestito dal dottor Giuseppe Vergaro, che è collegato strettamente con gli altri centri che a Pisa, in regione Toscana, si occupano di amiloidosi cardiaca, in particolare con l'ematologia di Pisa, in particolar modo il professor Buda, e con il centro di riferimento regionale per l'amiloidosi cardiaca diretto dal dottor Federico Perfetto. L'amiloidosi sistemica è una patologia impegnativa e ancora subdola da diagnosticare. È una malattia però che è molto meno rara di quello che si possa ipotizzare se la si pensa e si approccia nella maniera più opportuna. È quindi necessario un team multidisciplinare che oltre all'ematologo veda impegnato il cardiologo, il nefrologo e molti altri specialisti. Quello istituito presso la Fondazione Monasterio è quindi un percorso dedicato in modo specifico ai pazienti con sospetto o diagnosi di amiloidosi cardiaca. Secondo il nostro approccio, i pazienti che giungono alla nostra attenzione ricevono solitamente, almeno all'inizio, in regime ambulatoriale, tutta una serie di accertamenti che passano per quelli biomorali grazie alla collaborazione con il nostro laboratorio e si estendono eventualmente all'utilizzo di metodiche di imaging avanzato come quelle di medicina nucleare, di risonanza magnetica, ovviamente di ecocardiografia. La diagnosi dell'amiloidosi cardiaca richiede un approccio multidisciplinare e, per quanto riguarda l'imaging, di tipo multimodale. La ricchezza della Fondazione Monasterio è proprio quella di avere a disposizione una gran quantità di risorse diagnostiche e cliniche e fra queste, per quanto riguarda la diagnosi di amiloidosi cardiaca, la medicina nucleare riveste un ruolo di primaria importanza. Infatti, come già saprete, nella diagnosi di amiloidosi cardiaca da transtiretina un passo fondamentale è l'esecuzione di una scintigrafia con tracciante osteofilo che consente, in assenza di una malattia monoclonale documentata, di porre diagnosi di amiloidosi cardiaca da transtiretina senza necessità di ricorrere ad un approccio invasivo quale può essere la biopsia endomiocardica. Prima di quelli di imaging nucleare, tuttavia, i pazienti vengono sottoposti ad una serie di altri esami. Nel contesto dell'ambulatorio dedicato ai pazienti con amiloidosi cardiaca viene eseguito un ecocardiogramma di secondo livello in cui, oltre alla valutazione della morfologia cardiaca, perché i pazienti con amiloidosi sono caratterizzati da un quadro di ispessimento o pseudoispessimento delle pareti, vengono solitamente svolte delle indagini avanzate utilizzando le tecniche di deformation imaging con lo speckle tracking, che consentono di identificare dei pattern tipici dell'amiloidosi, come per esempio il cosiddetto apical sparing, cioè l'apice del ventricolo sinistro viene coinvolto in una fase più tardiva, e questo consente
di fare diagnosi differenziale con altre patologie che noi chiamiamo fenocopie ipertrofiche, che assomigliano all'amiloidosi ma hanno un'altra eziologia e consentono di fare diagnosi precoce e valutare anche l'efficacia nel tempo delle misure terapeutiche che mettiamo in atto. La risonanza magnetica è una tecnica di imaging emergente per la diagnosi di amiloidosi cardiaca, permettendo soprattutto la diagnosi differenziale con altre cardiomiopatie a fenotipo ipertrofico, quale la sarcomerica o la malattia di Fabry. La risonanza magnetica permette di fare la diagnosi di amiloidosi grazie a criteri morfologici, quali l'ipertrofia concentrica, l'ispessimento delle pareti del lato sinistro, la presenza di versamento pericardico, criteri tissutali soprattutto, quali quei criteri post-contrastografici tipici del late enhancement, con un diffuso enhancement del subendocardio, una precoce caduta del segnale cavitario e un difetto di annullamento del segnale del restante miocardio. In condizioni specifiche possiamo aggiungere dei protocolli che esulano un pochino dallo studio del miocardio ma che spesso possono essere utili per le diagnosi differenziali, che sono lo studio dei vasi, quindi dei flussi intracardiaci ed extracardiaci, lo studio dei vasi in senso panoramico, quindi tridimensionale, per esempio per escludere dei ritorni anomali per quanto riguarda le dilatazioni del ventricolo destro, e infine per lo studio delle coronarie. Non in tutti i casi è però possibile arrivare a una diagnosi certa in modo completamente non invasivo. In pazienti selezionati è necessaria l'esecuzione di biopsie periferiche, per esempio la biopsia del grasso periombelicale, che siamo in grado di effettuare direttamente in via ambulatoriale. Oppure, in casi ancora più particolari, bisogna ricorrere alla biopsia endomiocardica, che viene effettuata durante in regime di ricovero, durante un'ospedalizzazione, e che spesso è in grado di accertare in maniera chiara la diagnosi di amiloidosi cardiaca e eventualmente di identificare il precursore amiloidogenico. Il nostro compito come anatomopatologi è quello di fornire il massimo di informazioni utili per diagnosi, prognosi e terapia nei pazienti affetti da amiloidosi. Lavoriamo su prelievi che vengono eseguiti nel centro dai pazienti a livello del grasso periombelicale o del miocardio. Si tratta di frustoli bioptici su cui eseguiamo diverse colorazioni e secondo dei protocolli validati da società scientifiche nazionali e internazionali, adottando delle metodiche sia immunistochimiche che istochimiche. Ma l'attività diagnostica non è certo l'unica portata avanti dal centro. È chiaro che una volta raggiunta la diagnosi di amiloidosi cardiaca noi siamo in grado di accompagnare il paziente anche attraverso un percorso terapeutico dedicato, ritagliato intorno alle caratteristiche del paziente e della malattia, che vede l'istituzione di regimi per esempio chemioterapici in collaborazione con l'ematologia di Pisa o l'utilizzo di nuovi farmaci che attualmente sono a disposizione per la terapia dell'amiloidosi cardiaca da transtiretina. Oggi, infatti, una diagnosi di amiloidosi cardiaca non costituisce necessariamente una condanna. Sono un paziente seguito qui dalla clinica CNR del professor Emidin e fortunatamente a lui e alla sua equipe sono riusciti a diagnosticarmi la patologia. Io penso di essere fra i primi pazienti di amiloidosi cardiaca praticamente, perché il mio percorso inizia a fine 2007 con sintomi di dispnea per lievi sforzi. Io per esempio, non dico bugie, mi è rimasto in tasca qui e suonavo l'armonica, però purtroppo quando mi manca il respiro bisogna che smetta, quindi mi ha privato poter piacere, sono sempre stato un musicista, ma ha privato questa amiloidosi anche di questo piacere. E dopo diversi accertamenti, nell'agosto del 2008 è stata scoperta appunto l'amiloidosi cardiaca attraverso una risonanza magnetica cardiaca. Ci siamo accorti, o meglio si sono accorti, che il mio cuore aveva in deposito amiloide, tanta amiloide. Dopo vari tentativi e biopsie sono riusciti fortunatamente a trovarmi la terapia, la cura.
Noi abbiamo pensato di concentrare i nostri sforzi su 4 linee. Un percorso diagnostico e terapeutico, quindi la clinica adeguato a trovare una risposta al singolo paziente, un'attività di ricerca per capire meglio la fisiopatologia della malattia e coadiuvare all'innovazione in diagnosi e terapia, la formazione, cioè formare i medici alla comprensione di quelli che sono gli strumenti per diagnosticare nelle loro realtà, nei loro ospedali la malattia. Abbiamo anche contribuito al network nascente tra centri ospedalieri universitari che grazie all'impulso del centro di Pavia, del professor Merlini e del professor Palladini e di Claudio Rapezzi, sta nascendo in Italia per far sì che ci sia uno sforzo a livello nazionale volto a migliorare diagnosi e cura dell'amiloidosi cardiaca. Una delle nostre iniziative riguarda la costituzione di un registro che si chiama CARRI, il cui scopo è quello di identificare qual è l'incidenza della malattia nel territorio tosco-umbro e quali sono le caratteristiche dei percorsi diagnostici su questo territorio. Un altro lavoro che intendiamo promuovere nel corso dei prossimi anni è quello di validare attraverso uno studio multicentrico i risultati ottenuti qui da noi in house riguardo la potenzialità diagnostica della PET-CT nella discriminazione dei pazienti con amiloidosi cardiaca L da quelli con amiloidosi da transtiretina o da altri pazienti che hanno un fenotipo ipertrofico. La Fondazione Monasterio sta portando avanti progetti di ricerca indipendenti, tra i quali il progetto Italy, che è uno studio condotto in vari centri italiani che ha l'obiettivo di definire dei questionari PROMS per valutare la qualità di vita nei pazienti con amiloidosi da transtiretina. Un altro progetto è lo studio CATCH, che ha lo scopo di valutare la prevalenza dell'amiloidosi da transtiretina nella popolazione generale ultra 65enne. Questo studio è condotto in collaborazione con i medici di medicina generale che operano presso un'associazione funzionale territoriale, che è la Casa della Salute di Terricciola, coordinata dal dottor Moscardini. Stiamo procedendo con l'arruolamento di pazienti e siamo arrivati a circa 500 pazienti. Dati preliminari fanno pensare ad una prevalenza di 1% nella popolazione ultra 65enne. Molto impegno è anche dedicato alle attività di formazione, finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei medici che lavorano in altre strutture circa gli strumenti diagnostici e i trattamenti oggi disponibili. Siamo particolarmente fieri delle nostre masterclass, sono appuntamenti che portano da tutta Italia medici qui a Pisa con lezioni teoriche e lezioni sul campo, negli ambulatori di ecocardiografia, di medicina nucleare, di risonanza magnetica. Abbiamo inoltre, è stato uno sforzo notevole ma ha dato un esito straordinario, tutti insieme scritto un libro sull'amiloidosi cardiaca, 327 pagine che spiegano i principi basilari della fisiopatologia della malattia, i trucchi che si possono utilizzare per arrivare alla diagnosi e gli strumenti attuali per la terapia di questa malattia. Il gruppo di Pisa sta anche contribuendo alla nascita di una rete dei centri italiani per l'amiloidosi cardiaca, finalizzata, come ci spiega Claudio Rapezzi, alla condivisione di conoscenze, dati e tecnologie. Come fare a facilitare il percorso del paziente e del cardiologo in questa giungla di centri, qualcuno dei quali ha tutto, qualcuno non ha nulla se non la propria individuale cultura. Ecco, la rete che stiamo organizzando serve proprio a questo, mettere in contatto le persone e i centri, non solo dando loro dei percorsi preferenziali per accedere al centro di riferimento per quella specifica metodica, ma anche metterle in contatto per consultarsi fra di loro.
il teleconsulto, oppure incontri ogni 2 o 3 mesi per discutere di casi clinici difficili e per discutere degli avanzamenti tecnologici, quindi diagnostici e terapeutici in questa malattia, è vitale, è sale per far crescere questo terreno. Clinica, ricerca, formazione, network, le diverse attività svolte presso la Fondazione Monasterio nell'ambito dell'amiloidosi cardiaca fanno di questo centro un vero e proprio punto di riferimento, sia per i pazienti che per tutti gli specialisti interessati.